Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video e finalmente cominciamo a parlare di angeli. Ovviamente parlando di angeli c'è tutta una premessa lunghissima da fare, oh no che noia, ma la faremo parlando proprio di angeli. È un argomento molto vasto, un argomento molto complesso, sono millenni di storia, di uomini, di racconti, di studi, di incontri con gli angeli, per cui parlarne serviranno parecchi video e questo sarà il primo di una lunga serie di video. Il video di oggi vuole essere introduttivo sulla figura degli angeli, quindi un po' in generale nella storia, nei testi sacri, nei testi antichi, nelle testimonianze cosa sono gli angeli e poi andremo a vedere video dopo video le varie categorie di angeli, le varie nomenclature e i vari tipi angelici, possiamo definirli così. Dobbiamo tenere presente che gli angeli non sono esseri umani con le ali come vengono descritti nell'iconografia tradizionale, culturale, cristiana a livello mondiale, fin da prima del Medioevo, dal Rinascimento e via discorrendo. Ma sono esseri spirituali. Qualche dubbio nasce dal fatto che nell'Antico Testamento, nella Bibbia proprio, gli angeli vengono descritti proprio come uomini, addirittura che si affaticano nel camminare, nel fare degli sforzi. E anche questo nodo andremo a sciogliere piano piano nel spiegare chi sono gli angeli. Innanzitutto partiamo dal significato di angelo. Cosa vuol dire essere angelo? La traduzione angelo da angelos, dal greco angelos, origina dall'ebraico malach, che significa messaggero, anche se questo termine di messaggero non viene utilizzato generalmente per i messaggeri umani. Mi pare che il termine più corretto sia shaliach o shaliach, adesso non so se lo pronuncio correttamente, quindi per i messaggeri umani, mentre chiamiamoli così messaggeri del divino, messaggeri divino. Quindi sono messaggeri che portano agli uomini notizie, volontà, indicazioni da parte di Dio, nel caso ovviamente del cristianesimo. Troviamo gli angeli nella Torah, li troviamo nel Tanakh e li troviamo nei patriarchi che incontrano i patriarchi, da Mosè a Giosuè, da Agar in Genesi, Abramo, Genesi ancora, Scala di Giacobbe, Genesi 28:12, Abramo, Genesi 22:11, Agar in Genesi appunto in Template, passo biblico 2, quindi vi sto un po' elencando alcuni punti dove li potete trovare. Nella Genesi 31:11-13 Dio promette di mandarne uno a Mosè nell'Esodo 33:2 e ne manda uno a ostacolare Balaam nel libro dei Numeri 22:31, in Isaia 63:9 e nei Salmi 91:11. Comunque ci sono anche in molte altre parti del Vecchio e del Nuovo Testamento. Questo è per indicare a livello generale alcuni passi di come sono visti gli angeli nel giudaesimo. Attenzione che gli angeli però sono previsti anche nell'Islam. Anche nella religione islamica si crede agli angeli. E nella religione islamica si crede che gli angeli siano esseri celesti provenienti da un'origine luminosa e creati da Dio. Essi si occupano di lodare Dio, quindi di essere i servi diretti di Dio e di avere un'interazione con gli esseri umani durante la loro vita ordinaria, quelli che noi chiamiamo
angeli custodi, a difesa appunto dai diavoli o dagli esseri inferiori, dagli elementi naturali cattivi e nocivi all'uomo. Questi angeli si intrappongono per proteggere la creatura divina, cioè l'essere umano. Nell'Islam si riconosce sia il concetto di angeli come creature antropomorfe, quindi uomini alati, che come forze astratte che consigliano e portano al bene. E il Corano ovviamente è la fonte principale dell'angelologia islamica. Invece nel cristianesimo non ci sono gli angeli sia dal punto di vista della tradizione ebraica, come abbiamo detto prima, quindi quelli previsti nel Tanakh e nella Torah, ma anche ci sono poi quelli riportati dai santi, riportati dagli apostoli, dai discepoli, dagli incontri avvenuti prima e dopo la venuta di Gesù. Vi riporto alcuni dei momenti in cui li possiamo trovare, così che voi potete farvi un'idea dal punto di vista appunto culturale. Per esempio troviamo gli angeli in Matteo 26,53, dove Gesù dice a Satana: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Poi lo troviamo in Ebrei 13,1.2, perseverate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola hanno accolto anche degli angeli senza saperlo. E questo è indicativo che l'angelo non è un uomo con le ali, perché altrimenti avrebbero saputo che era un angelo. Oppure che gli angeli possono prendere appunto forma che loro vogliono prendere per approcciarsi agli uomini senza essere riconosciuti. In Tessalocinesi 4, 16, 17 si dice: perché il Signore stesso, a un ordine alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E qui interviene un arcangelo addirittura. Quindi un arcangelo considerato nella tradizione e nella cultura cristiana un principe degli angeli, quindi superiore agli altri angeli? Punto di domanda. Questa è una delle risposte che cercheremo di dare sicuramente nei prossimi video. Ma l'angelo disse loro, Luca 2.10, non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Ma l'angelo disse alle donne, Matteo 28, 5, 6, non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Ma anche in questo caso c'è un chiarimento, difatti nel momento in cui l'angelo appare e non solo i soldati del Tempio sono già dati alla fuga quando è rotolata via la pietra del sepolcro, quando c'è stata questa esplosione di luce a fuoriuscire dal sepolcro, ma anche la pattuglia romana, soldati pronti alla pugna, quindi sicuramente non pavidi, non paurosi davanti a qualsiasi nemico si possa riscontrare per Roma. Quando vedono questo essere spirituale apparire descritto così nei Vangeli con un viso come fulmine, si diedero a gambe levate. Viso come fulmine perché ovviamente non era un uomo con le ali, ma uno spettro, uno spirito col viso luminoso color del fulmine, quindi questo essere luminoso che volteggiava a mezz'aria li spaventò talmente tanto che si diedero la fuga persino i romani, i soldati romani. E quindi qua si comincia a capire che gli angeli hanno una natura divina, che possono, visto che abbiamo visto, prendere forma umana, ma che possono essere spiriti che quindi
non hanno bisogno delle ali per volare, ma quindi si proiettano ovunque nello spazio e nel tempo a secondo del compito che sono portati a fare. E gli angeli poi li troviamo anche in altri episodi della Bibbia. Per esempio, i 3 angeli che apparvero ad Abramo, di cui uno era addirittura Dio. E poi ovviamente i 2 angeli si staccarono da Dio ed andarono a Sodoma, dove incontrarono Lot, il nipote di Abramo, che lì in qualche modo cercò di proteggerli tenendoli nascosti in casa, quando tutti gli altri sodomiti volevano invece appunto possederli fisicamente, questi stranieri, e che gli angeli distraerono con una grossa esplosione di luce, e quindi dissero a Lot di fuggire insieme a loro. Infatti poco dopo la città sarebbe stata investita da un fiume di fiamme, da una pioggia di fiamme che distrusse la città di Sodoma e poi la città di Gomorra. Quindi parliamo di angeli a tutto spiano, parliamo di angeli di preghiera, di angeli di servizio, parliamo anche però di angeli guerrieri, di angeli soldati, angeli che devono mantenere la pace nell'universo, nella creazione, chiamatelo come più vi pare. Difatti sono a volte citati questi angeli con le spade di fuoco, che presumibilmente sono tipo le folgori di Giove, cioè sono veramente delle armi di energia spirituale molto potente. Ma questo lo vedremo ovviamente nei dettagli vari. Vi do alcune indicazioni: ci sono angeli come i grigori, che sono i famosi Irin o angeli caduti, che andremo a vedere chi sono e perché. Ci sono gli angeli delle dominazioni, c'è il concilio divino, ci sono i cherubini, i serafini, gli arcangeli, gli angeli custodi, ci sono angeli e angeli. Veramente ci sono veramente molte differenze tra angelo e angelo. Però queste cose sono, a mio parere, un po' a nostro uso e consumo, perché servono a noi dei punti di riferimento per capire un po' questi esseri veramente potenti spiritualmente, ma che hanno un qualcosa in meno di noi e qualcosa più di noi. E anche questo andremo a conoscere, a capire in questa serie sugli angeli. Quindi angeli, esseri umani con le ali o esseri spirituali? Sicuramente la seconda delle due. Esseri attraverso i quali noi possiamo ricevere indicazioni e messaggi da Dio, o esseri che possono essere messi anche al nostro servizio per poterci aiutare, non al nostro servizio nel senso che noi li possiamo comandare, ovviamente. Andremo a vedere e a definire tutto quello che riguarda gli angeli anche nei racconti omerici, nei racconti di Platone, nelle lucubrazioni di Sofrone, di Teocrito. Quindi noi vedremo in questa serie come gli angeli ci accompagnano dall'inizio dell'umanità e il perché e il per come fanno questo. Vi ho raccontato alcuni esempi della Bibbia, alcuni esempi dei testi della Torah, della Tanakh, dei testi antichi, ma ne troveremo veramente molti. E insieme a questi racconti, assieme a queste cose, andremo a identificare i vari tipi di angeli. Andremo a vedere anche alcuni di questi angeli nel particolare, conoscendone il nome umano, non certo il nome spirituale, perché dovete sapere
che già nella Kabbalah e comunque in moltissimi testi antichi, sapere il nome spirituale anche nostro come persone vuol dire avere il potere su quella entità, su quella persona in questo caso. C'è anche una ricerca secolare, millenaria sul nome di Dio, attraverso il quale nome si potrebbe accedere, addirittura si dice, ai poteri di Dio. Tutto questo vedremo in questa serie. Oggi abbiamo introdotto un po' dal punto di vista dei testi antichi gli angeli, come sono definiti e dove noi li incontriamo. Ci vediamo nel prossimo video sugli angeli, qua sul canale Ermanno Zollini. Mettete il like, iscrivetevi al canale, condividete il video sui vostri social, è gratuito e per me è un grande supporto a me e al canale. Ci vediamo nel prossimo video, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova serie sugli angeli e fatemi sapere la vostra. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!